Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Titan Chess. Oggi parliamo di motivazione, tanto per cambiare, e oggi voglio parlarvi dei due metodi con i quali ci possiamo motivare appunto per raggiungere i nostri obiettivi. Voglio cominciare dal mio campione del mondo preferito, Vladimir Kramnik, e dalla sua citazione che recita testualmente: l'unica persona con la quale ti devi confrontare è il te stesso di ieri. Questa frase presuppone quindi il volersi migliorare prima di tutto il resto, cioè non avere riferimenti esterni, non avere qualcuno da superare, in particolare qualche punteggio da raggiungere oppure qualche titolo da conquistare. E a questo proposito volevo farvi notare il mio punto di vista, nel senso che analizzando la mia carriera scacchistica, e soprattutto vedendo un po' come questo approccio funziona, dato che ho cercato di mettere in pratica l'approccio di Kramnik negli ultimi tempi, mi sono accorto invece che per quanto mi riguarda questo approccio non funziona più di tanto, e quindi con me funziona molto meglio l'avere qualcuno come punto di riferimento e volerlo raggiungere o magari volerlo superare poi in un secondo momento. Per cui io penso che questa cosa sia abbastanza soggettiva, nel senso che ci vuole un insieme di questi due fattori per dare veramente il massimo, ma ultimamente si è veramente profanata questa cultura del volersi migliorare, del non prendere in considerazione, diciamo, il resto del mondo, concentrarsi solo sul proprio cammino, sui propri obiettivi e così via. Penso invece che i punti di riferimento siano assolutamente fondamentali, e a questo proposito voglio farvi vedere un esempio in particolare che mi è successo proprio nelle ultime 2 o 3 settimane, e cioè il mio amico Alessio Valsecchi ha raggiunto un tipo di punteggio su chess.com giocando Lampo, visto che non è una cosa che di solito prendiamo troppo sul serio. Ma insomma, vedendo che aveva questo punteggio, avendo io 2 o 3 settimane fa un punteggio molto inferiore a lui, ho cercato di prenderla come una sfida e ho cercato di raggiungerlo. E a un certo punto l'ho raggiunto e diciamo gliel'ho fatto notare. E a quel punto anche lui ha cercato di risuperarmi e ci siamo superati più volte, raggiungendo poi un punteggio relativamente alto comunque per gli standard nostri e quelli italiani, e di conseguenza qual è la morale di questo? La morale è che entrambi abbiamo raggiunto comunque dei punteggi alti avendo qualcuno da battere. Poi ovviamente questo si limita solamente al punto di vista scacchistico, quindi mi raccomando, lasciate le vostre battaglie alla scacchiera, è un ottimo modo per esprimere il proprio, diciamo, motto di migliorarsi sempre. Ma quello che voglio che voi ricaviate da questo video è che non sempre, anzi spesso e volentieri, avere un nemico, avere un qualche obiettivo fisico concreto può essere una cosa assolutamente importante per raggiungere i propri obiettivi, ma ci vogliono entrambe queste cose, quindi da un lato l'obiettivo, e l'obiettivo però con la voglia di migliorarsi, con la concentrazione sui propri sforzi. Però concentrare i propri sforzi su se stesso senza avere un obiettivo può essere altrettanto diciamo inutile o comunque senza risultati, e di conseguenza bisogna prendere queste due cose insieme per arrivare ai propri risultati. Spero che questi consigli vi serviranno e vi saranno utili. Vi invito ad iscrivervi al canale, mettere like a questo video, e noi ci vediamo prossimamente su Titan Chess.